Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato e questo Liverpool che si affaccia per Beoca, ma il Napoli che addirittura porterebbe di nuovo a casa Rafa Marin, cartellini che abbiamo in giro per il mondo che rientrerebbero e andrebbero poi diciamo ad abbassare l'età media, però a me chi entra e chi esce non è che non fa differenza. Basta che l'asticella dal punto di vista tecnico rimane molto ma molto alta per le competizioni che avremo poi da giocare. Ma facciamo il punto della situazione insieme passando anche per la situazione Rocchi e le ultime spunta un'intercettazione ambientale da San Siro. Era con 2 o 3 persone, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione Rocchi en passant e poi ci soffermiamo sul mercato del Napoli e le voci che si rincorrono tra entrate e uscite. Rocchi a San Siro spunta l'intercettazione ambientale, era con 2 o 3 persone per favorire l'Inter nella lotta a scudetto col Napoli. Questo è il titolo di Calcio Napoli 24, ma andiamo un attimo con calma e per gradi. Nel giorno del colloquio con le mura di San Siro, perché ad oggi non ci sono nomi e quindi possiamo solo dire che Rocchi parlava da solo o con le mura di San Siro nella stanza dove era. Quel giorno si giocava Inter-Milan, semifinale di andata di Coppa Italia terminato 1-1 il 2 aprile 2025, quindi l'inchiesta è cominciata molto prima della lettera di Domenico Rocca del 22 maggio 2025 sulle bussate in sala VAR a Lissione che avrebbero alterato il campionato, eccetera eccetera. La procura dispone di un'intercettazione ambientale al Meazza in cui si sente Rocchi parlare a quanto trapela con 2 o 3 persone della designazione di Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile, siccome arbitro gradito alla squadra ospite. Come si legge nell'avviso di garanzia, designazione poi effettivamente messa in atto e Doveri, collocato alla direzione della semifinale della Coppa Italia, cose che già sappiamo, onde assicurarsi poi all'Inter la direzione di gara diverse dal poco gradito Doveri, passando poi per la finale di Coppa Italia e per il resto delle partite di campionato che erano di maggiore interesse per la squadra milanese. Lo sapevamo già, non è uscito ancora niente, ma c'è un'intercettazione ambientale, almeno a quanto ci dicono. La frode sportiva sarebbe stata asseritamente perpetrata in concorso con quali persone? Si può capire con chi parla, è la frase che trapela dalla procura riportata dall'ADN Kronos. Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi sia la voce delle persone a colloquio col designatore, il focus è quello del mondo arbitrale e l'altra frase che si lasciano scappare, che non ci sono al momento dirigenti di qualsiasi squadra, di Serie A, di Serie B o che sia, è un fatto, non è uscito ancora niente. Che poi possa, diciamo, di racchiudersi alla classe arbitrale. Rocchi stava parlando, che ne so, Gervasoni, Fabrio, chi che sia, benissimo, rimane comunque un campionato o più campionati falsati da questa gestione del VAR e dei voti che poi sono stati dati. Noi abbiamo fatto video, credo l'anno scorso, ma anche un paio di anni fa, parlando della diciamo del come si vanno a classificare gli arbitri, del come raggiungono determinati punteggi. E la mia opinione resta sempre la stessa: sei un arbitro, benissimo, con un regolamento scritto anche, e allora non c'è margine d'errore con la tecnologia, non può esserci margine d'errore per quanto mi riguarda. Puoi andare a vedere un'immagine 30 volte, se il regolamento è scritto come si deve, perché è scritto come si deve, e se andiamo a leggere poi il protocollo, perché poi ci hanno fatto la testa così, e il protocollo VAR e cambia, non cambia, se andiamo a prendere comunque il regolamento alla lettera non è scritto in maniera confusionaria e non ci sono spazi per interpretare qualcosina, è tutto nero su bianco, basta seguirlo e fare ciò che dice il regolamento senza andare da una parte e dall'altra a seconda non nemmeno delle squadre, perché qui stiamo parlando di un sistema che favorisce determinati arbitri in base a delle valutazioni poi post gara il lunedì eccetera eccetera. Ma perché
io devo essere valutato, io posso essere valutato come arbitro, ma non posso essere, punito, perché poi al limite la mia decisione in campo andate a rivedere al VAR non era giusta e quindi devo rivedere un attimo, al limite do un calcio di rigore che io non ho visto, oppure devo togliere un calcio di rigore che in campo c'era e al limite io ho visto male. Quello è considerato comunque ai termini della valutazione arbitrale un errore, ed ecco che giustamente c'è un VAR che mi richiama, c'è un varista che invece non ti chiama, e quindi si sono fatti gli accoppiamenti con arbitri che non vanno al VAR per carattere, non vogliono essere rotti le scatole, tra virgolette. Ci sono varisti che invece chiamano più del dovuto e quindi devi rispondere alla chiamata, e poi vai il lunedì e sarai sicuramente declassato o fermato per gli errori che hai fatto in un determinato match. È un sistema che non funziona, non ha mai funzionato, che poi c'è del marcio sicuramente, perché a San Siro non è che Rocchi parlava con le mura della stanza, ci sono altre persone, usciranno sicuramente i nomi e ci faremo tante risate, perché poi è una situazione che non si ferma domani e sicuramente non si va ad arenare l'indagine, almeno credo e spero, per noi tifosi e per tutti coloro che seguono il calcio, che in Italia sta diventando proprio una barzelletta e un circo a cielo aperto. Detto questo, mi sono dilungato anche troppo. Il calciomercato del Napoli, e mi auguro che siete arrivati fino a qui nel video, perché c'è il Liverpool che vorrebbe Beukema. Il Napoli fissa il prezzo a 40 milioni, ovviamente c'è il tecnico olandese alla guida del Liverpool che stravede per il calciatore, almeno a quanto ci hanno fatto sapere. Io non me lo toglierei a Beukema. Poi, se il Napoli toglie Beukema, manda via Beukema, viene comprato Beukema, arriva un'offerta che non puoi rinunciare, 40 milioni, benissimo. Se hai Mario Gila, scusate, lo chiamo sempre Gila, Mario Gila già in tasca, e allora alzo le mani, Beukema in Premier, Mario Gila al Napoli, e forse dal punto di vista tecnico ci abbiamo guadagnato. Non lo so, perché avrei voluto vedere poi Beukema per una stagione intera in campo, così come ha avuto l'opportunità il difensore della Lazio, visto che non l'abbiamo visto, scusate il gioco di parole. A Beukema non posso esprimermi al 100%. Arne Slot ha già capito tutto e ha detto che sarebbe perfetto come centrale nella difesa a 4. Noi non l'abbiamo mai visto, o quasi, come centrale nella difesa a 4, visto che poi abbiamo cambiato sistema di gioco. Io mi auguro che il Napoli non faccia, tra virgolette, cazzate nel poi mandar via tutto il mercato che hai fatto quest'estate e l'estate scorsa per, alzare il livello, che secondo me è abbastanza alto dal punto di vista tecnico. Per me non ce ne sono brocchi assurdi, a parte Lucca che hai preso dal mercato, e ci arriviamo a Lucca perché si parla di Pinamonti se esce Lukaku, o meglio esce Lukaku perché sappiamo che è finita la storia, entra Pinamonti. Allora a me sta bene che entra Pinamonti e allora esce Lucca, benissimo, allora ci sta il confronto. Ma se perdo Lukaku, al di là l'età, non ha giocato, i gol non gol, né buono, calciatori di quel peso non possono essere rimpiazzati, almeno per quanto mi riguarda, e poi posso sbagliarmi, da Pinamonti, e ti tieni Pinamonti e Højlund in rosa, hai lo stesso identico problema di quest'anno. Non hai risolto assolutamente il problema del centravanti, perché avresti una scommessa che poi vorrebbe fare il salto di qualità in una squadra che conta, invece di Militare, con tutto il bene che posso volere a Sassuolo, per amore di Dio, cioè Militare in una squadra del genere, e vieni a Napoli, benissimo, ma se esce Lukaku devi rimpiazzare Lukaku. Se esce Lucca, entra Pinamonti, va bene, mi sta anche bene, però non possiamo sicuramente lasciare l'asticella lì dove è già in bilico per quanto riguarda l'attaccante centrale. Dobbiamo fare le cose per bene. Potrebbe tornare Rafa Marin, che è uno dei primi investimenti dell'era Mannaconte. Dopo una stagione da protagonista al Villarreal, il difensore spagnolo ha dimostrato di essere cresciuto sotto tutti i punti di vista. Terzo posto nella Liga, tanti minuti, prestazioni convincenti, eccetera eccetera. Anche qui esce Juan Jesus, entra Rafa Marin, benissimo,
ma esce Beukema, entra la Famarin, non lo prendo il centrale di rimpiazzo e allora no, non mi sta più bene. Ecco perché non sto facendo critiche a nessuno, sto solo esprimendo la mia personale opinione, perché se vuoi andare avanti, o meglio, vuoi comunque fare una stagione di livello, cercando di giocarti il primo posto in Serie A con una Champions che magari portarla oltre il raggruppamento sarebbe sicuramente molto più bello di quest'anno, e allora non puoi fare scommesse, una scommessa per reparto. Non esiste una scommessa per reparto che poi dovrebbe rientrare per forza nelle rotazioni a livello numerico. Che poi vuoi fare la scommessa come sesto centrale di difesa, benissimo, non c'è problema, ma devo avere comunque un reparto con le coppie ben definite e dal punto di vista tecnico non che diciamo sono tutte e due dello stesso livello, però non è che diciamo esce, che ne so, esce Rachmani entro io, non esiste, non è una cosa fattibile, quindi bisogna fare le cose per bene. Speriamo che il Napoli ovviamente sappia il fatto suo, al di là di questa notizia, e concludo, di Manna, c'è la Roma, non c'è la Roma, dovete sempre avere a che fare col presidente Aurelio De Laurentiis, e quando diciamo i fatti, se volete passarli nero su bianco, ci sarà il presidente, andate a bussare e vediamo come si mette, perché a Napoli diciamo non si lascia andare via nessuno al momento, in primis senza un conguaglio economico, punto secondo, così all'improvviso io ho preso il direttore sportivo da poco, viene la Roma, vuole mano, perfetto, apriamo la porta, vai a Roma, poi noi vediamo. Assolutamente no, anche perché non sappiamo se resta, non resta l'allenatore, e quindi ritrovarti anche con un direttore sportivo da rimpiazzare, che possa essere migliore, peggiore, non sto qui a sindacare questo, ma tieni conto che comunque quando andassi a far mercato per l'allenatore posto scudetto eri senza direttore sportivo, e dal punto di vista della serietà non ci viene nessuno. Non ci viene nessuno perché non hai un DS, quindi ti verranno a chiedere, così come qualcuno entrò dalla porta, chi è il direttore sportivo, eccetera, Tiago Motta, se non vado errato, almeno le indiscrezioni quelle furono. È una cosa normalissima che ti verranno a chiedere chi è il DS, quindi si vuol cambiare, che si cambia, ma che si abbiano le idee chiare prima della fine del campionato, dell'ultima giornata di campionato. Finito il campionato, pianificare il tutto, chi deve uscire esce, chi entra, quanto meno chiacchiere possibili, che ne sono state fatte già troppe quest'anno e ne abbiamo le scatole piene. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.